Ecco un'altra decorazione natalizia molto semplice per abbellire il tuo albero di Natale o il tuo ambiente di casa. Se non l'hai ancora visto, sul mio canale trovi lo schema per altre due decorazioni natalizie che ti mostro, il fiocco di neve e la stella. Le trovi entrambe sul mio canale e ti lascio il link in descrizione sotto il video. Per questo progetto ho utilizzato 3 varianti del gomitolo Slim Tricoten di Hobby e Perline, che è realizzato in 65% cotone riciclato e poliestere perché ha questi filamenti in lurex. Ti serviranno poi le forbici. Io ho utilizzato l'uncinetto numero 3,5 e un ago da lana. Iniziamo con il colore argento. Io ho utilizzato questi 3 colori, ma ho visto che sul sito hanno anche un bel colore verde lurex che può anche andare bene per creare questo albero. Io ho creato un albero, diciamo, innevato, quindi bianco, e partiamo proprio con questo colore. Iniziamo facendo un anello magico. Continuiamo con 3 catenelle. Tre punti alti dentro il cerchio. Poi 3 catenelle. Questa volta 4 punti alti, perché le prime 3 catenelle hanno funzione di punto alto, quindi poi abbiamo fatto solo 3 punti alti. Adesso ne facciamo 4. Di nuovo 3 catenelle di separazione e gli ultimi 4 punti alti. Stringiamo il cerchio . Facciamo le ultime 3 catenelle e chiudiamo con un punto bassissimo nella terza catenella iniziale. Proseguiamo con il secondo giro facendo 3 catenelle e ora dobbiamo entrare nel primo spazio disponibile facendo 4 punti alti. Poi 3 catenelle e nello stesso spazio facciamo di nuovo 4 punti alti. Tre catenelle. Nel prossimo spazio facciamo 4 punti alti
Nello stesso spazio di nuovo 3 catenelle e 4 punti alti. In questo modo stiamo andando a definire gli angoli del nostro albero per dargli la forma a triangolo. 3 catenelle. Nel prossimo spazio 4 punti alti, tre catenelle e questa volta solamente 3 punti alti perché le prime 3 catenelle iniziali, che sono queste qua, hanno funzione di punto alto, quindi ne dobbiamo fare solo 3. E poi andiamo a chiudere con un punto bassissimo nella terza catenella. 1, 2, 3. Per finire anche questo giro. Come vedi sta prendendo la forma a triangolo. Prossimo giro facciamo 3 catenelle, andiamo nel primo spazio e facciamo 4 punti alti, 3 catenelle, 4 punti alti. Poi facciamo 3 catenelle e nel prossimo spazio facciamo solamente 4 punti alti. Tre catenelle. In questo spazio facciamo 4 punti alti, 3 catenelle, 4 punti alti. Continuiamo con 3 catenelle, nel prossimo spazio 4 punti alti, tre catenelle e in questo spazio 4 punti alti, 3 catenelle, 4 punti alti. Concludiamo il gruppo di punti in questo spazio dove abbiamo iniziato dalle 3 catenelle
Entriamo in questo spazio e facciamo 3 punti alti. E andiamo poi a chiudere nella terza catenella, 1, 2, 3, con un punto bassissimo. E anche questo giro è finito. Nel prossimo giro andiamo a creare questi archetti che abbelliscono e danno definizione al nostro albero di Natale. Per fare quest'ultimo giro dobbiamo spostarci nel primo spazio disponibile. Noi adesso ci troviamo qui e per spostarci senza tagliare il filo dobbiamo entrare in ogni punto disponibile facendo un punto bassissimo. Entriamo nel primo, punto bassissimo e andiamo avanti fino ad arrivare allo spazio. Dentro il primo spazio dobbiamo fare 4 punti alti, una catenella, 4 punti alti. E poi chiudiamo questo gruppo di punti facendo un punto bassissimo nel secondo punto, quindi 1 e 2 qui, entriamo e facciamo un punto bassissimo. Continuiamo nel secondo spazio, ci spostiamo facendo dei punti bassissimi e qui dobbiamo fare solamente 4 punti alti. E di nuovo li andiamo a chiudere con un punto bassissimo nel secondo punto, 1 e 2. Spostiamoci di nuovo. Anche qui 4 punti alti. E chiudiamo nel secondo punto con un punto bassissimo. Ci spostiamo e in questo spazio dobbiamo fare 4 punti alti, 3 catenelle e 4 punti alti. Chiudiamo di nuovo nel secondo punto con un punto bassissimo.
In questo spazio facciamo di nuovo 4 punti alti e chiudiamo con un punto bassissimo. Facciamo di nuovo 4 punti alti In questo ultimo spazio facciamo 4 punti alti, una catenella e 4 punti alti. Chiudiamo con un punto bassissimo nel secondo punto. E abbiamo concluso la prima parte del nostro albero. Possiamo tagliare il filo e fare il nodo. Adesso dobbiamo fare il tronco. Io ho usato questo color caffè per simulare il tronco dell'albero. Dobbiamo tenere il nostro progetto con la punta rivolta verso il basso e andiamo a inserire il filo dell'altro colore facendolo partire sotto il nodo che abbiamo creato, quindi praticamente dove abbiamo finito. Entriamo, prendiamo il filo e lo facciamo uscire e facciamo un nodo in questo modo siamo sicuri che il filo non scapperà e possiamo tagliarlo. Il filo dell'altro colore invece lo andiamo a nascondere con l'ago da lana all'interno di questi punti. E tagliamo. Per iniziare il secondo colore entriamo di nuovo con l'uncinetto nel punto dove abbiamo agganciato il colore, prendiamo il filo e facciamo un punto bassissimo. Continuiamo facendo 3 catenelle e dobbiamo creare in ogni punto disponibile dei punti alti.
In questo modo abbiamo creato 9 punti alti. Per il prossimo giro dobbiamo fare una catenella, giriamo e facciamo un punto alto, non nel punto dove ci troviamo, ma in quello successivo. Andiamo avanti, un punto alto in ogni punto. L'ultimo giro dobbiamo fare una catenella, giriamo, facciamo un punto basso in ogni punto e nell'ultimo punto chiudiamo con un punto bassissimo. Possiamo tagliare nascondiamo il filo all'interno dei punti, anche il filo dietro si può nascondere intorno ai punti. Non ci resta che creare la stellina da attaccare sulla punta del nostro albero. Puoi decidere di farla del colore che desideri, io uso questo color nocciola. Facciamo un anello magico. E poi facciamo 3 catenelle. Nella seconda catenella, quindi 1, 2, 3, nella seconda dobbiamo creare un punto bassissimo, entriamo e facciamo un punto bassissimo e nella terza facciamo un mezzo punto alto. Entriamo nell'anello e facciamo un punto bassissimo e abbiamo creato la prima punta. Dobbiamo ripetere facendo 5 punte. Da dove ci troviamo facciamo di nuovo 3 catenelle. Nella seconda catenella un punto bassissimo. Nella terza catenella un mezzo punto alto. Chiudiamo entrando nell'anello magico facendo un punto bassissimo. Tre catenelle e di nuovo punto bassissimo nella seconda catenella, mezzo punto alto nella terza catenella. Chiudiamo entrando nell'anello magico facendo un punto bassissimo.
Stringiamo l'anello, entriamo nel primo punto che abbiamo creato per chiudere facendo un punto bassissimo. Stringiamo il più possibile l'anello, tiriamo un po' il filo e tagliamo. Il filo dell'anello non dobbiamo tagliarlo perché ci servirà in questo momento per agganciare la stella al nostro albero. Agganceremo la stella entrando con il filo in questo spazio. Prendiamo il filo, entriamo sul retro dell'albero, facciamo uscire il filo, mettiamo la stella in modo che sia rivolta nel verso giusto, quindi con la punta verso l'alto, e dobbiamo far passare il filo creando un nodo. Tiriamo il più possibile la stella attaccata all'albero e poi tiriamo facendo in modo che il nodo si trovi al centro della punta. Non ti preoccupare se rimane un po' allentato, perché con l'ago da lana andiamo a fortificare facendo passare il filo tra la stella e l'albero. Teniamo sempre la stella posizionata, entriamo nel punto dell'albero e poi entriamo nei punti dietro della stella, poi di nuovo entriamo nella stella e poi dall'albero. Quando ti sembra ben stretta, possiamo finire passando dall'albero in 2 punti, facciamo uscire un po' il filo e facciamo il nodo. Tagliamo e abbiamo finito anche la nostra stella. Questo era lo schema per realizzare l'albero di Natale come decorazione che puoi appendere al tuo albero oppure creare delle ghirlande, esattamente come lo schema del fiocco di neve e della stella. Ti metto il link sotto in descrizione se vuoi vedere anche gli altri 2 schemi. Per questo tutorial è tutto e spero di vederti nel prossimo video.